Nel territorio toscano, la città di Pisa seguì un percorso particolare. La rinascita commerciale che promosse il consolidamento dei comuni interessò in particolar modo alcune città italiane, la cui posizione geografica e la cui storia le rendeva riferimenti strategici per lo sviluppo di floridi commerci in tutto il mondo. Così nacquero le repubbliche marinare di Venezia, Pisa, Genova e Amalfi. Le repubbliche marinare sono decisamente un unicum nella storia europea, cioè solo in un ambito dove non riuscivano ad imporsi né il potere imperiale costantinopolitano, l'Italia era troppo lontana da gestire, troppo lontana da mantenere, né poteva imporsi il potere imperiale di matrice nord europea. In questo ambito e solo in questo ambito potevano nascere fenomeni così particolari. Forti di una prosperità economica dovuta ai successi militari e commerciali legati anche alle crociate, le 4 repubbliche marinare furono in costante conflitto per il predominio economico e politico sul Mediterraneo. Tale competizione si giocò anche in ambito artistico. È così che a metà dell'XI secolo Pisa apre il cantiere di uno dei complessi monumentali romanici più noti in tutto il mondo, Piazza dei Miracoli. La torre pendente deve la sua fama alla sua inclinazione, dovuta a un cedimento del terreno durante la sua costruzione, ma rimane altresì un altissimo esempio di romanico pisano. Lo stile che la caratterizza risente delle influenze orientali, che donano all'edificio, tramite il gioco di archi, una leggerezza strutturale inusuale nello stile romanico. Progettata da Bonanno Pisano, essa svolge la funzione di campanile dell'adiacente Duomo, dedicato a Santa Maria Assunta. Il Duomo di Pisa è la dimostrazione della potenza e del prestigio della città toscana. Come il resto della piazza, esso è collocato fuori dalle mura della città. Secondo una scelta ben precisa del tempo, la sua posizione vuole essere da monito per tutti. Pisa non teme alcun attacco e può perfino permettersi di sviluppare il suo centro religioso e artistico senza preoccuparsi di proteggerlo con fortificazioni. La sua struttura, la sua facciata a doppio saliente e le proporzioni sono tipiche del romanico. Uno stile però fortemente influenzato dai contatti con l'Oriente, relazioni derivanti dai rapporti commerciali. Tale influenza è leggibile nell'alleggerimento della facciata dovuto al gioco di archi come nella torre e grazie all'utilizzo di colonne granitiche prelevate direttamente dal Duomo di Palermo, a quel tempo una moschea, città recentemente conquistata ai Mori, un vero e proprio bottino di guerra esibito a tutti. Anche al suo interno, un capolavoro di ispirazione bizantino-normanna. Si tratta del mosaico del catino absidale che raffigura Cristo in trono tra la Vergine e San Giovanni, opera realizzata anche dalla mano di Cimabue. La tecnica evoca i mosaici ravennati di influsso bizantino e il motivo del Cristo Pantocrator rimanda ad un modello iconico dal profondo significato. Pantocrator significa reggitore di tutte le cose. Si presenta in modo gigantesco, non ha corona né scettro, ma il segno della sua trascendenza sono le sue proporzioni gigantesche. Quando noi alziamo lo sguardo verso l'alto, nella navata o nell'abside, il suo sguardo sembra seguirci in ogni punto della cattedrale, in ogni punto delle navate laterali. Con un braccio sostiene il libro della vita, con la mano destra compie un gesto di benedizione. E nel Pantocrator tutto parla di luce. Il suo busto si staglia su di un fondo luminoso attraverso queste tessere di mosaico dorate. La calda tonalità dell'oro. Che cos'è l'oro se non la presenza stessa del divino che irrompe nel qui e ora della nostra vita? L'oro è simbolo della grazia, l'oro
è simbolo della gloria stessa di Dio.